Buongiorno e benvenuti a tutti. Ringrazio tutti i partecipanti a questo quarto webinar organizzato da Movendo Technology in collaborazione con il Centro di Medicina Riabilitativa Sport and Anatomy dell'Università di Pisa. Anche oggi proponiamo un approfondimento sul Performance Index e a questo proposito vorrei ringraziare la coordinatrice dei fisioterapisti Stefania Dell'Agli, che oggi ci parlerà di tecnologia robotica in riabilitazione, instabilità cronica di caviglia. Al termine della presentazione apriremo direttamente una sessione di domande e potrete direttamente parlare con il nostro esperto clinico cliccando la freccia rossa in alto e aprendo il pannello di controllo. Sotto troverete una serie di funzioni, tra cui il simbolo a forma di mano, e potrete chiedere parola. Ora passo la parola a Stefania Dell'Agli. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità. Sono felice di essere qui a rappresentare Sport and Anatomy. Ora vi racconterò in breve chi siamo e cosa facciamo. Innanzitutto siamo fieri di essere partner di Movendo Technology. Sport and Anatomy è il centro di medicina riabilitativa dell'Università di Pisa, inaugurato nella primavera del 2018, ma l'idea del progetto nasce molto prima. Era infatti il 2007 quando il professor Gesi, direttore del centro, nonché attuale dell'Università di Pisa, attiva 3 master universitari in ambito di riabilitazione sportiva, che sono tutt'oggi attivi e che portano il nome del centro. Finalmente 2 anni fa, con la realizzazione di questa struttura, si concretizza il progetto di unire formazione con la ricerca e l'innovazione in ambito riabilitativo. Il centro è dotato di 10 studi e di una palestra con una strumentazione di altissimo livello. Accanto allo studio abbiamo anche un'ampia aula didattica multimediale dove vengono svolte lezioni, convegni, corsi, con la possibilità anche di registrare le lezioni e trasmetterle in streaming. Crediamo molto nella collaborazione di più figure professionali per il raggiungimento di un unico obiettivo, che è la salute chiaramente del paziente. Il nostro staff è costituito da medici specialisti in ortopedia, in neurochirurgia e radiologia. Abbiamo anche un ecografo all'interno della struttura e lavorano con noi fisioterapisti altamente specializzati, ognuno con delle proprie peculiarità. Per esempio, una terapista si occupa esclusivamente delle patologie del lato superiore e provvede anche alla realizzazione di tutori su misura. Fanno parte poi dello staff i laureati in scienze motorie che completano il ciclo riabilitativo, fanno proprio da ponte tra noi fisioterapisti e il ritorno all'attività sportiva professionistica, amatoriale o semplicemente alle attività di vita quotidiana. Io dico sempre, accompagnano per mano i pazienti e gli atleti verso la propria normalità, ciascuno verso la propria normalità, e questo attraverso svariati programmi di allenamento con l'aiuto anche di una vasta strumentazione all'avanguardia di cui il centro è dotato. Secondo la nostra filosofia di lavoro, la prestazione sportiva non si esaurisce con il solo gesto atletico, ma inizia molto prima e finisce molto dopo. I nostri obiettivi vanno infatti dalla prevenzione alla cura, fino al raggiungimento della performance. Il nostro metodo di lavoro si basa su una diagnosi medica supportata dalla diagnostica per immagini, su una valutazione fisioterapica che sia oggettiva e ripetibile attraverso un'attenta anamnesi dettagliata, la somministrazione di questionari, di test funzionali e biomeccanici, e sull'EBP, ovvero la pratica clinica basata sulle evidenze scientifiche, dette anche le prove di efficacia. E nella nostra concezione di rieducazione funzionale, Unova si inserisce perfettamente, integrando proprio in maniera completa il lavoro del fisioterapista. Migliora infatti qualitativamente la valutazione funzionale
pre e post trattamento e migliora la rieducazione propriocettiva e la core stability. È un sistema robotico che interviene a 360 gradi sul nostro paziente in modo proprio completo su tutto l'apparato neuromuscolo-scheletrico, sia in chiave appunto preventiva che riabilitativa che di miglioramento della performance, e consente infine di seguire l'evoluzione del percorso riabilitativo nel tempo, consente quindi un monitoraggio continuo del lavoro che viene effettuato. Accanto quindi ad un'accurata valutazione clinica da parte del fisioterapista, Unova è un validissimo strumento di valutazione a supporto della nostra valutazione, consente infatti di raccogliere dati oggettivi, misurabili e ripetibili. Due algoritmi integrativi al sistema Unova sono: il primo è il Silver Index per la valutazione del rischio di caduta dell'anziano, ci dà infatti una percentuale del rischio di caduta negli over 65, evidenzia quindi le aree di maggior rischio, identifica le cause, suggerendo anche esercizi mirati per il miglioramento e quindi per la riduzione del rischio di caduta. L'altro algoritmo è il Performance Index, ovvero un indice di valutazione multidimensionale che viene utilizzato per analizzare le condizioni fisiche complete, totali del soggetto che esegue il test, e i valori ottenuti vengono poi confrontati con i valori medi di atleti con alte prestazioni, quindi con i top performer. Questo indice è una valutazione quindi delle prestazioni che copre diverse aree funzionali, e dopo lo vedremo, e fornisce quindi un'indicazione di dove il soggetto è in deficit rispetto ai migliori atleti e dove quindi il nostro atleta deve lavorare per massimizzare le prestazioni fisiche. Quindi abbiamo visto Unova per la valutazione, ma anche per il training. In alcuni casi selezionati lavoriamo esclusivamente su Unova con una batteria di esercizi mirata proprio al miglioramento di una precisa area funzionale risultata in deficit, ma nella maggior parte dei casi Unova rientra in un programma di riabilitazione che prevede anche la riabilitazione posturale globale, la terapia manuale in genere, l'esercizio analitico, e basandoci sempre su ciò che dice la letteratura scientifica, sull'esercizio terapeutico, nonché sul rinforzo muscolare attraverso macchinari isoinerziali, prediligendo quindi il lavoro eccentrico. Infatti studi scientifici dimostrano come questa modalità di allenamento sia più vicina al gesto sportivo rispetto al classico allenamento, e quando si ritiene necessario inseriamo eventualmente anche la terapia fisica strumentale. Quindi Unova per la valutazione, per l'allenamento, ma anche e soprattutto per la cura e la prevenzione. Questo che vedete fare al paziente è un maratoneta al termine di una corsa, di una gara, è un protocollo di rilassamento lombare per mobilizzare la colonna e detendere i muscoli paravertebrali mediante una mobilizzazione passiva, quindi una sorta di proprio defaticamento, di stretching. Ma il lavoro che può essere fatto su questa macchina è enorme, attraverso i protocolli di rinforzo dei muscoli stabilizzatori della colonna, degli addominali, la classica core stability che ora va tanto di moda e che solitamente viene fatta a corpo libero con l'uso di fitball in maniera poco precisa e poco ripetibile. Noi la proponiamo su Unova perché consente un monitoraggio puntuale di eventuali anomalie in modo tale poi da avviare specifici lavori per recuperare la forma ottimale. Consente quindi precisione, ripetibilità, la possibilità di raccogliere dati e di valutare e stampare un report di tutto il lavoro fatto giornalmente dal paziente. L'estrazione di dati strumentali è importante per noi per misurare il recupero del paziente, così anche da fornire al medico che ci ha inviato il paziente informazioni molto importanti circa l'efficacia dell'intervento riabilitativo.
La pedana, ora abbiamo visto un esercizio sulla seduta, la pedana di Unova offre un'ampia possibilità di esercizi e protocolli riabilitativi che vengono spesso somministrati sotto forma di videogame interattivi, così da offrire ai nostri pazienti un trattamento anche divertente, piacevole, modificabile e che si adegua, quindi si adatta all'evoluzione della sua condizione. La modalità Fast Track è una delle caratteristiche del software di Unova, progettata in tempi non sospetti per sgravare il terapista dalla continua supervisione della corretta esecuzione degli esercizi, dando così la possibilità a noi terapisti anche di allontanarci da Unova per seguire un altro paziente eventualmente. Un'idea questa che in un momento come questo che stiamo vivendo, così particolare e delicato, risulta essere molto molto utile. Grazie infatti a questo software il paziente può eseguire degli esercizi in autonomia e in completa sicurezza. Tale modalità infatti permette un accesso immediato ai programmi predefiniti per un uso proprio più semplice e immediato della tecnologia da parte del paziente ed è sicuramente un nostro validissimo alleato perché ci consente di seguire il paziente nel rispetto del distanziamento sociale. Veniamo ora alla parte pratica. Vi vogliamo presentare un nostro studio clinico sulla valutazione e il trattamento dell'instabilità cronica di caviglia in un giocatore di basket professionistico usando il Performance Index come strumento di valutazione, di allenamento per l'ottimizzazione delle prestazioni fisiche del giocatore, andando quindi ad analizzare l'equilibrio, la reattività alle perturbazioni, la forza degli arti inferiori, il ROM delle caviglie e il core con parametri numerici al fine di trovare i deficit funzionali attraverso quindi il confronto dei valori ottenuti con i range di normalità e ripeto in questo caso la normalità è chiaramente calcolata su soggetti di alte prestazioni, top performer. Ma cos'è l'instabilità cronica di caviglia? È una condizione caratterizzata da una costellazione di sintomi. Alcuni pazienti infatti riferiscono, anche dopo mesi dalla distorsione, ancora sensazione di cedimento del piede, di insicurezza nei salti e nella corsa, quindi una sensazione che la caviglia ceda episodicamente. Sono infatti frequenti le recidive. Permane spesso gonfiore della caviglia e dolore, sintomi questi che comportano importanti limitazioni funzionali nello svolgimento proprio di attività di vita quotidiana e soprattutto nell'attività sportiva, specie in quegli sport che richiedono rapidi avvii, scatti, cambi di direzione e salti come il basket. Dagli studi svolti finora si presume che l'instabilità della caviglia sia causata in gran parte da un'alterazione a livello dei recettori propriocettivi contenuti nei legamenti, nella capsula e nei tessuti circostanti l'articolazione. Grazie infatti a questi sistemi propriocettivi il sistema nervoso centrale è in grado di attuare un buon controllo del movimento ed è dunque verso questa direzione che dovremo concentrare la nostra azione. Parliamo di un atleta professionista di basket maschio di 24 anni che ha subito un primo trauma distorsivo della caviglia nella primavera del 2017 con lesione del peroneo stragalico anteriore. Si sono poi succedute frequenti altre distorsioni, continue recidive quindi, nonostante due lunghi anni, io dico di tentativi riabilitativi mai andati a buon fine e all'inizio di giugno scorso, di giugno 2019, è arrivato a Sport and Anatomy chiedendo il nostro aiuto per migliorare le sue condizioni fisiche. Premetto che l'atleta al momento della nostra prima valutazione era molto scettico sull'uso di qualsiasi
qualsiasi tipo di terapia fisica strumentale e di rieducazione motoria e propriocettiva classica. Questo per gli scarsi risultati ottenuti fino a quel momento. Quindi era necessario da parte nostra proporgli qualcosa di innovativo per stimolarlo a seguire il nostro programma riabilitativo. Lamentava una sensazione di instabilità della caviglia destra, ma continuava comunque a giocare in tutte le partite della squadra, con la conseguenza di continue recidive e la necessità di allenarsi e giocare con una cavigliera bivalve, con tutta poi una serie di conseguenze a catena che vanno dall'azzeramento della propriocezione del piede interessato all'indebolimento dei muscoli della caviglia fino allo squilibrio posturale. Il nostro obiettivo era quindi identificare i deficit iniziali della caviglia e trattarli secondariamente con uno specifico protocollo di allenamento. Le nostre valutazioni iniziali sono state la somministrazione del questionario FAM Sport, ovvero la misurazione dell'abilità del piede e della caviglia nello sport, che consiste in 8 items relativi all'attività sportiva. Il punteggio va da 0 a 100%, dove chiaramente maggior punteggio indica migliore abilità funzionale. La valutazione iniziale della FAM ha individuato una difficoltà moderata in un'attività, che è l'avvio e lo stop rapido, e una leggera difficoltà in 3 attività: camminare su un terreno sconnesso, l'atterraggio da un salto e i rapidi spostamenti nei cambi di direzione. Quindi, al test di forza muscolare di tutti i principali muscoli degli arti inferiori bilateralmente, abbiamo visto che la forza non è stata influenzata e anche il performance index lo ha confermato, lo vedremo dopo. La valutazione sotto forma di performance index è stata eseguita all'inizio, quindi a giugno 2019, e alla fine del periodo di trattamento, dopo un intervallo di circa 1 mese e mezzo, circa metà luglio. Un'altra piccola premessa: l'atleta ci aveva dato anche poco tempo a disposizione, perché a metà luglio sarebbe partito per le vacanze e direttamente poi in ritiro pre-campionato. La valutazione ha richiesto 30 minuti di tempo ed è consistita nei test robotici che vedete qui elencati, quindi test in appoggio bipodalico, in appoggio monopodalico destro e sinistro, sulla seduta, e anche è stata prevista la valutazione chiaramente del ROM sul piano sagittale e frontale di entrambe le caviglie, della forza isometrica e isocinetica di entrambe le caviglie. L'indice viene calcolato come una combinazione dei risultati delle valutazioni raggruppate in queste 7 aree funzionali, e questa suddivisione semplifica il raggiungimento dei nostri obiettivi, ovvero semplifica l'identificazione delle aree funzionali meno performanti e di conseguenza l'identificazione del trattamento necessario per aumentare le prestazioni del soggetto. Ci dice quindi dove l'atleta deve lavorare per massimizzare le prestazioni fisiche. Andiamo a vedere la rappresentazione grafica della prima valutazione a T0. Sono rappresentate sotto forma, le 7 aree funzionali sono rappresentate sotto forma di questo grafico radar a 7 punti. Per ogni area è presente un punto colorato che rappresenta come il soggetto è posizionato rispetto alla media chiaramente dei migliori atleti in quella categoria funzionale. Più il pallino si trova lontano dal centro, e migliore sarà la performance in quell'area specifica. Più grande è l'area del grafico coperta dalle linee di congiunzione dei pallini, migliore sarà la performance complessiva. Se il punto è verde, le prestazioni in quell'area sono eccellenti e non necessitano quindi di un training specifico. Se giallo, la prestazione è buona fino a una prestazione pessima. Per colori comunque diversi
dal verde, Unova raccomanda un allenamento specifico che è diverso in difficoltà a seconda del livello di prestazione. Accanto il grafico a barre è diviso nei suoi componenti principali, in sinistra a destra, a seconda dei parametri visualizzati. Ogni barra inizia dal valore medio di normalità, vedete la linea grigia al centro del grafico, e indica come viene posizionato quindi il soggetto rispetto a questo valore, quindi distanza dalla media. E vediamo che l'indice di prestazioni ci conferma una buona forza dei muscoli della caviglia, un buon core, l'equilibrio reattivo nel complesso è buono, è leggermente compromesso nella parte destra, vedete, mentre sono risultati molto fuori portata il ROM di entrambe le caviglie, l'equilibrio monopodalico di entrambi gli arti, l'equilibrio bipodalico, in particolare quello dinamico, e lo squat. Quindi il ROM bilaterale delle caviglie e l'equilibrio monopodalico bilaterale sono risultati fortemente compromessi e sono diventati i nostri obiettivi primari di allenamento, mentre l'equilibrio bipodalico e lo squat li abbiamo considerati come obiettivi secondari in virtù anche del fatto che probabilmente ci saremmo aspettati comunque che in parte sarebbero migliorati in conseguenza di un miglioramento dei primi due obiettivi, e comunque avremmo avuto bisogno di più tempo e di più sedute per migliorare anche questo aspetto. Cosa abbiamo fatto quindi? Abbiamo programmato 8 sessioni di allenamento personalizzate su Unova, facendo allenare l'atleta su queste 2 aree funzionali deficitarie, insieme all'allenamento poi convenzionale sul campo e in palestra. Gli esercizi proposti presentavano una difficoltà progressiva crescente per ogni sessione di allenamento. Ogni sessione è durata all'incirca un'ora per 2 volte a settimana, e le sessioni si sono concentrate sul miglioramento del ROM delle caviglie entrambe, sull'aumento della propriocezione della caviglia con o senza resistenza, e per questi esercizi li abbiamo fatti soprattutto sulla caviglia destra, quella deficitaria, sul miglioramento quindi dell'equilibrio monopodalico, sul controllo posturale, e sul lavoro nel gestire i giusti tempi di reazione monopodalici. Dopo l'allenamento mirato, vediamo nel grafico T1, quindi questo è dopo le 8 sedute di allenamento, vediamo che l'area disegnata è maggiore e quindi è migliorata la performance complessiva. In particolare migliorano qui vedete il ROM delle caviglie e l'equilibrio monopodalico. Sono verdi, sono quindi all'interno del range di normalità, ed erano questi proprio i nostri obiettivi del trattamento. Vediamo che c'è stato anche un piccolo miglioramento dell'equilibrio bipodalico, come ci aspettavamo, anche se però abbiamo lavorato esclusivamente su quello monopodalico. Nel grafico a barre accanto possiamo notare appunto che il ROM delle caviglie e l'equilibrio monopodalico non sono più netti. Tra l'altro il miglioramento è stato maggiore alla caviglia destra, nella mobilità della caviglia destra e nell'equilibrio reattivo. È nettamente migliorato anche l'equilibrio monopodalico, ma c'è ancora margine di miglioramento, vedete è ancora rosso. L'equilibrio bipodalico invece in condizioni dinamiche e lo squat sono invece ancora normali, ma non facevano parte dei nostri obiettivi primari di trattamento. Quando quindi il giocatore ha ripetuto il test dopo 1 mese e mezzo dal training, dalla prima valutazione, l'indice di prestazione complessivo era molto più alto, siamo passati da un 57% iniziale ad un 74,3% finale, e le 2 aree funzionali allenate rientrano ora globalmente in intervalli di normalità. Inoltre il punteggio al questionario FanSport è migliorato e l'atterraggio da un salto e movimenti rapidi nei cambi di direzione vengono ora eseguiti senza difficoltà né dolore.
Inoltre l'atleta si è comportato molto meglio durante tutta la stagione agonistica, ma la prova più importante è che si sentiva proprio più sicuro di fare affidamento sulla caviglia destra mentre giocava, mentre saltava, e ha finalmente tolto la cavigliera durante il gioco. È il nostro interesse ora rivalutarlo a distanza di 1 anno dal trattamento. Prossimamente infatti lo contatteremo per proporgli una nuova valutazione, ed è questo un esempio del lavoro che quotidianamente noi svolgiamo al centro. Per concludere vi ho voluto mostrare la foto che segna l'inizio della nostra avventura. Il più alto a sinistra il professor Gesi, al centro il direttore, a destra il direttore generale di nel momento dell'inaugurazione. Un ringraziamento speciale va al professor Gesi che ha permesso tutto questo, a tutti i miei colleghi fisioterapisti e non, includendo anche tutta la parte amministrativa che in questo periodo sta svolgendo un lavoro grande da casa, e ringrazio anche gli amici chiaramente di Muovendo Technology, con la speranza di continuare insieme questo percorso. Grazie.